Allora, approfittando del fatto che oggi qua vicino c'è la manifestazione per le donne, visto che è l'8 marzo, e in più che proprio ieri è stata promulgata la legge sul femminicidio come reato specifico, sono andato a fare queste foto eh, sia perché appunto volevo fare qualche foto, ma soprattutto per provare questa piccola combinazione che è la 7C, cioè la Sony A7C, la vecchia, la C1, con questo 7 Artisan F2, 35 mm F2, che però l'ho comprato per un'altra cosa, l'ho comprato per la mia Leica CL o Lights Minolta CL. Quindi fuoco manuale, attacco M, ho messo un adattatore per poterlo inserire sulla Sony. Perché ho già provato a fare qualche foto con la Leights Minolta, diciamo con la pellicola. Sono venute per me molto interessanti, soprattutto nei colori, nella degradazione del bokeh, eccetera. E quindi volevo fare ulteriori prove, però sappiamo tutti che pellicola, a parte il costo della pellicola, dello sviluppo, bisogna aspettare che poi ti ritornino, ci vuole molto tempo. Allora ho detto proviamo ad adattarlo su una full frame digitale e vediamo cosa viene. Per, quindi per un motivo soprattutto economico. L'adattatore che ho dovuto comprare costa quanto alla fine 2 rollini di fotografia, anche meno se mettiamo lo sviluppo. Se mettiamo lo sviluppo è quasi un rullino, e quindi ho detto vabbè, proviamo. Mi sembra sia andata bene, la giornata non è meravigliosa, devo dire, però ancora non ho visto le foto, è solo una prova. È molto interessante la messa a fuoco manuale, perché naturalmente in digitale col focus peaking è abbastanza facile mettere a fuoco, e devo dire che quindi mi sembra un'ottima scelta. L'altra cosa, ho provato a fare foto generalmente o a 5.6 per le foto generaliste e qualcuna invece F2 per provare il bokeh, quindi dipende, poi magari metterò quella che penso di aver scattato F2 e quali penso di aver scattato F5, F5.6, perché naturalmente questi dati non vengono registrati poi sulla macchina.
questo punto direi che si potrebbe anche tirare fuori delle conclusioni dopo aver visto queste foto che vi ricordo non sono trattate, sono i JPEG come sono usciti dalla macchina. Oltretutto la macchina è stata messa in praticamente full auto con, se non chiaramente messa a fuoco manuale e gli F che chiaramente nel tipo di lente sono manuali, ma anche il profilo immagine è il più standard possibile, almeno su Sony. Quello che mi è sembrato di vedere è di poter capire che effettivamente questa lente rende molto bene i particolari, quindi è quello che potremmo definire una lente sharp, nitida, ma accentua eccessivamente i rossi. E questa era una cosa che io avevo quando avevo fatto questi primi due rullini con la Leitz Minolta. Avevo pensato fosse una questione ehm, del rullino, cioè che il rullino, quel tipo di rullino, desse questi rossi esagerati. Invece vedo che anche con la Sony A7C, quindi con una digitale che conosco bene, so che normalmente bilancia il bianco in maniera perfetta, qua ha avuto delle difficoltà. Le foto sono quasi tutte molto rosate, niente che naturalmente in post-produzione non si possa sistemare con un click, ma d'entrata hanno questa, diciamo, problematica che poi nella pellicola in realtà la rende più piacevole perché appunto questi toni molto caldi, molto belli, eh, però non sono tonalità vere, diciamo, quelle che io vedevo quando facevo le foto. D'altra parte, notate soprattutto, magari se volete, tornate indietro sui ritratti, no? Su questi ritratti delle manifestanti con i cartelli, eccetera, vedrete che le tonalità della pelle sono abbastanza esageratamente rosse. Ti continuo a dire niente che non si possa sistemare, ma poi quando va usata a pellicola, ecco là diventa un po' più difficile ripristinare il giusto bilanciamento del bianco con i chimici. Si può fare dopo in laboratorio, si possono scansionare i negativi e poi sistemarli, però diciamo che è una lente molto nitida ma troppo calda.